parliamo fra poco. Vi prego, fatemelo godere un altro po'. Voglio farlo un altro paio di volte, devo stare concentrato però. L'euforia in questo momento può farmi fare molto male e con questo salto non bisogna scherzare. Un altro paio di volte per sedimentarlo bene, ricordarmi bene come si fa. Sta andando sempre peggio e mi metto un'ultima volta lì sopra per vedere che cosa succede, però non mi piace mica questa situazione. No. Ragazzi, no, basta. Vado un attimo all'ombra e vi racconto un po' cosa è successo. Allora, c'è stato un grande periodo di tempo in cui mi sentivo motivato, ma dovevo smettere di pensare che quel salto era inaccessibile per me. Questo è stato il lavoro più difficile da fare, perché negli anni, chiaramente, come dicevamo prima, ho aumentato tantissimo il livello rispetto all'inizio, però la percezione di alcuni salti è rimasta uguale all'inizio e quindi certo alcune cose sono rimaste nella mia testa impossibili da fare, quando in realtà ormai le posso fare anche molto molto facilmente. È difficile quando si va avanti negli anni a capire quando è il momento giusto di fare le cose, spesso succede che si fanno già troppo tardi, si potevano fare molti anni prima, però quantomeno è meglio, perché rispetto all'altra ipotesi, che è quella di provare comunque, perché se provi comunque chiaramente e non sei pronto finisce molto male. Quindi che cosa è successo? Mi sono messo lì, ho guardato un po' di volte e io sono una persona che ha bisogno di fare dei test prima e quel salto non si può provare, è un vero e proprio breaking jump, si chiama nel gergo nostro, cioè un salto che non puoi provare, che puoi andare solo per esperienza e conoscenza a affrontarlo, quindi non puoi provarlo vicino, non puoi trovare qualcosa di simile, bla bla bla. Quindi quello che ho fatto è cercare comunque di rimediare alla cosa facendo dei salti lì a fianco che non erano minimamente simili e che facevo con molta sicurezza, però il fatto che erano diversi, veramente diversi, non mi faceva stare comunque tranquillo. Cosa è successo? A un certo punto con la paura ho avuto il mio dialogo, tutto tranquillo, abbiamo scardinato insieme quali erano i punti che facevano paura, le gambe ci sono, l'esperienza c'è, la giornata era buona, quindi a livello razionale non c'era più nessun motivo per non farlo. Questo mi ha dato sicurezza nell'affrontare quel senso di agitazione che si ha sempre quando ci si mette in situazioni di rischio, e riuscendo quindi a portare nella mia mente l'immagine nitida del fatto che ci sono pochissime possibilità che io non lo faccia bene, perché sono molto presente in quello che sto facendo e non sto ignorando nessun dettaglio di sicurezza. Quindi c'è stato un momento in cui mi sono dovuto controllare, contenere e incanalare le mie energie nella realtà piuttosto che nella percezione che qualcosa andrà storto. Quando è successa quella cosa lì, ho fatto un paio di salti ancora per provarli lì vicino, ma allungandoli un po' di più. Ho visto che le gambe, la tecnica erano perfetti e mi sono messo sopra. Ho sentito quel momento in cui non c'è più nessun pensiero, non c'è più nessuna distrazione, ci sei solo tu, il salto e la azione che sta per accadere. Quando arrivi in quello stato lì sei tutt'uno con l'ambiente, il respiro è tranquillo, tu sei tranquillo, senti che è esattamente quello che deve succedere in quel momento, e quindi in quel secondo lì, dopo che hai aperto la porta e hai parlato con la paura eccetera eccetera, è il momento in cui varchi la soglia e ti prendi le tue risposte di fatto. Quindi ho saltato, l'ho tenuto male, però l'ho tenuto e questo mi ha dato tantissima soddisfazione, perché tenere un salto del genere per me vuol dire tanto e sono molto felice di esserci riuscito al primo colpo. E poi chiaramente cosa è successo? Mi sono dovuto calmare, perché in quel momento lì ci si può fare molto male e quindi ho dovuto evitare di fare il secondo tentativo subito dopo. Ho perso un po' di tempo onestamente a mettere la GoPro in un altro posto e questo è un nuovo aspetto che non ho di solito di distrazione e quindi ho dovuto gestirlo. E ragazzi, mi sono messo di nuovo, l'ho fatto un altro paio di volte, ho visto che a livello di impatto non posso fare tipo un allenamento di condizionamento su quello ad esempio, perché le mie gambe non sono ancora sufficientemente allenate, e quindi al terzo tentativo che ho visto che non andava tanto bene ho iniziato a dubitare un po'. Ne ho fatti un altro paio, stava andando sempre peggio, ho lasciato stare, meglio così, perché stava succedendo veramente un disastro e quindi ho evitato di calcare la mano, diciamo. Bene, questo è quanto. Quindi oggi sono riuscito a concludere
chiudere una sfida che, ve lo giuro, erano anni e anni che guardavo e che mi tediava, perché sapevo che a livello tecnico e di esperienza ce l'avevo, quantomeno per fare un salto, ma non importa, va bene che sia arrivato oggi. Sono ancora stupito che sia successo. Voi non avete idea di quanto quel salto mi continuava a chiamare e mi continuava a far ricordare che dovevo farlo. Non avete idea di quanto tempo ho passato lì sopra, inverni, estati, a guardarlo e a non riuscire a staccare i piedi per andare. Quindi sono estremamente felice, ma anche estremamente provato. Infatti questo allenamento finisce qui per forza, perché è stata una vera e lunga battaglia emotiva fare questa cosa qui oggi per me, e quindi devo accettare il fatto che oggi va così, va benissimo. L'obiettivo non era sfondarsi fisicamente, ma comunque riuscire a conoscersi un pelo di più e fare un po' meglio. Questo video sarà infinitamente lungo, lo so, scusate, ma era importante che spiegassi bene tutte queste cose che sto dicendo. Un'ultima cosa che volevo dire, forse sono troppo vicino, sono soddisfatto non perché ho fatto il salto, ma perché ho riconosciuto cosa veramente potevo fare e cosa veramente non potevo fare. Se avessi riconosciuto un'altra volta che non potevo fare quel salto, comunque sarei stato felice. Non so se capite che cosa intendo, perché sono riuscito a riconoscere il mio limite. Cioè, il succo di quando ci si mette a fare i salti difficili non è effettivamente portare a casa il salto, ma è portare a casa la risposta alla domanda se riesci a farlo o no, perché è quello che ti fa conoscere meglio te stesso, ti fa conoscere meglio i tuoi limiti, ti fa conoscere meglio quello che potrai fare nel futuro. Capite cosa intendo? Quindi se io oggi non l'avessi fatto, andava bene comunque, perché è parte di un processo, è parte di un percorso che sto facendo con la paura in questo specifico caso, che mi avrebbe comunque portato un po' più avanti con l'esperienza, con la capacità di giudizio e di consapevolezza del mio corpo. Quindi andava bene comunque. Questa è una cosa che non si vede, perché spesso il parkour viene visto solo nell'esecuzione del salto, no? È un peccato, perché non è così. Tutto quello che sta dietro, tutto quello che sto cercando di far vedere oggi nel video è qualcosa di molto presente nei nostri allenamenti, di quando ci mettiamo a fare questi salti qui. E non è che è automatico che si fanno i salti difficili, è invece automatico riuscire a tirarne comunque qualcosa fuori. Quindi l'idea è sempre quella di mettersi nella situazione di stress, nella situazione di gestire della paura, e di vedere cosa succede, di vedere le reazioni del proprio corpo, di che cosa si pensa, di vedere queste cose qui, non per forza portare a casa il salto a qualunque costo. Questo è molto importante. Questo fa la differenza tra i praticanti che durano per tanto tempo e chi magari non ha ancora tanta esperienza, non vede nient'altro se non gente che fa salti enormi magari su YouTube o Instagram bla bla, e vuole imitare, e quindi dice no, devo gasarmi. No, non è così che si arriva a lungo termine a una vera consapevolezza del proprio corpo e una vera libertà motoria e mentale. Quindi ricordatevi bene, ragazzi, oggi è andata così, ma avrei fatto comunque un passo avanti se non avessi fatto il salto, ma avessi comunque aumentato la mia conoscenza della situazione, sappiatelo. Bene, penso di aver finito di parlare. Scusate se questa parte è diventata un po' più seria, ma questo è un aspetto molto serio del parkour ed è molto importante che io spenda del tempo per spiegarvelo bene, perché ci tengo e perché credo che questo video possa fare la differenza nello spiegare alla gente che cosa veramente succede quando ci mettiamo in una situazione di difficoltà. Potenzialmente da fuori sembra che sia pericolosa e assolutamente sconsiderata. Spero che questo video arrivi chiaro e tondo alle persone che non sanno che cosa facciamo, che non è che siamo spericolati, è che se non si affronta la paura nella vita in generale non si va da nessuna parte, si vive a metà. E quindi una cosa molto importante da fare nella propria vita è mettersi in condizioni di stress. Le emozioni vanno gestite e vanno affrontate e accolte, però se non mi metto mai in quella condizione lì, io non so come reagisco quando ho paura, e non mi piace non sapere come reagire quando ho paura. Io voglio sapere che cosa succede quando ho paura, perché la provo e perché mi arriva, capite? E quindi è molto importante sottolineare questi aspetti che, appunto, con i soliti standard e canoni dei social che abbiamo a disposizione non succede. Smetto di parlare, ragazzi, va bene? Grazie ancora una volta di essere stati con me fino a questo punto del video. Grazie del vostro tempo, che oggi vi ho preso più del solito, quindi chiedo scusa, e ci si vede a un prossimo allenamento. Yo!